Buon Natale a tutti, soprattutto buon Natale ai miei 5 ascoltatori. So benissimo, voi mi avete sempre scritto dicendo non siamo 5, siamo più di 5, però ormai io sono abituato, come è di manzoniana memoria, rivolgermi ai miei 5 ascoltatori e quindi buon Natale a tutti e 5. Buonasera a tutti anche da parte mia. Sono Cristiana Bini Leoni, per più di 30 anni moglie e collaboratrice di Roberto e, come promesso, questa è la videorecensione per il canale, per cui mi farò aiutare proprio da Roberto, con qualche suo ricordo, qualche perla di saggezza e, naturalmente, l'aneddoto finale, saccheggiando editi ed inediti dal nostro archivio. E per chi volesse vedere o rivedere le recensioni da cui sono tratti, troverete il link nella descrizione. Spero che questo format vi piaccia. Sono molto felice di iniziare con questo nuovo film di Gabriele Salvatore, che è proprio come quelli che piacciono a Roberto, dove anche nel buio più oscuro c'è sempre una speranza. Voglio che vediate il film, ma voglio anche che capiate la straordinaria carica di speranza che è all'interno di questo film. E poi i giovanissimi protagonisti sembrano usciti dalla penna di Cesare Zavattini quando scriveva le sceneggiature per Vittorio De Sica, come i ragazzini di Sciuscià del 1946, ma anche come quelli di Miracolo a Milano del 1951. E probabilmente sapete che Roberto aveva conosciuto Cesare Zavattini. Oggi, quando ripenso a questo fatto che mi sono presentato da Cesare Zavattini, mi vergogno. Cesare Zavattini, cioè l'autore di Miracolo a Milano, cioè un genio assoluto del cinema. Io con la più grande faccia tosta, anzi anche con un po' quasi di incoscienza e di insolenza, mi sono presentato da Cesare Zavattini, che abitava in una casa popolare di via Nomentana, alla batteria Nomentana, per esatto. Comunque, Napoli-New York è una vera favola nello stile di Frank Capra, il pluripremiato regista di origine siciliana, accusato dall'FBI addirittura di propaganda marxista, perché nei suoi film, già dal 1930, denunciava le diseguaglianze sociali ed economiche, anche se poi c'era sempre un lieto fine grazie alla solidarietà collettiva, come per esempio nel film La vita è meravigliosa, amatissimo da Roberto. Credo che lo abbiamo visto tutti i capodanni della nostra vita. Tra l'altro, secondo lui, anche il primissimo film neorealista era una favola con un lieto fine. C'è una favola molto interessante nel cinema italiano ed è una favola di grande suggestione perché è del 1942, si chiama Quattro passi tra le nuvole. È il primo film che parla del neorealismo e l'autore di questo film è Alessandro Basetti, un artista poliedrico, interessante e intelligente. Anche I bambini ci guardano di Vittorio De Sica e Ossessione di Visconti sono all'origine del cinema neorealistico, ma sono del 43, sono due film molto drammatici, forti, amari, mentre invece Quattro passi fra le nuvole ha una leggerezza, oserei dire, alla Lubitsch. È un film molto importante soprattutto perché rende protagonista l'uomo della strada. Togliere il cinema dai telefoni bianchi, dai grandi eroi, dai grandi personaggi della nobiltà e calarlo direttamente nella realtà è un grande merito. Comunque, il soggetto originale di Napoli-New York, ritrovato da Arturo Paglia e Isabella Cocuzza della Paco Cinematografica, era del 1949, quindi scavalcava il neorealismo e era già lanciato verso la commedia all'italiana e non solo. Fa molta impressione la statura delle firme di quel soggetto: Federico Fellini e Tullio Pinelli. Tullio Pinelli, che era lo sceneggiatore di Federico Fellini, è uno provinciale venuto a Roma, provinciale per dire che viene da Torino, addirittura era un conte, e quando incontra Federico credo che abbia quasi 50 anni e Federico ha 30 anni e c'è questo stranissimo sodalizio fra un colto piemontese, avvocato di nobile famiglia che ha fatto l'ufficiale di cavalleria e un vagabondo zingaro come Federico che porta nella sua testa tanti sogni e tante idee. E queste idee vengono elaborate da un maestro della sceneggiatura che è appunto Tullio Pinelli, che le quadra conservando però con grande sensibilità e grande valore artistico tutto il potenziale
fantastico e onirico. E nascono film straordinari come La strada, come La dolce vita, come 8 e mezzo. Non deve essere stato facile inevitabilmente modificare, ma soprattutto completare un materiale di una provenienza così impegnativa. Infatti mancava il finale, perché Fellini e Pinelli non erano mai stati in America e contavano di andarci dopo aver trovato una sponda produttiva oltreoceano, che non accadde mai e quindi il progetto andò a finire nel cassetto, come chissà quanti altri. Non vi dico nemmeno quanti progetti nel cassetto di Roberto ci sono. Storie bellissime, per adesso abbandonate. Così Salvatores ha concepito un finale che rende la favola molto moderna, inserendoci un tema apparentemente tanto attuale come l'immigrazione, che in realtà però si ripete sempre. Oggi i migranti africani vengono in Italia in cerca di fortuna, allora i migranti italiani andavano in America in cerca di fortuna. Proprio come diceva nel Settecento un conterraneo napoletano di Salvatores, Giambattista Vico. Questo filosofo napoletano conterraneo di Giambattista Basile, che era l'autore dell'Ocunto dei Conti, il testo da cui Matteo Garrone ha tratto il Racconto dei Racconti. Quindi, come vedete, cioè questi napoletani che girano fra Hollywood e Cinecittà. Va bene, questo è uno scherzo, perdonatemelo. In ogni modo ho citato Giambattista Vico perché lui parla dei corsi e dei ricorsi storici, e è il primo che ha affermato che la storia ha dei cicli che si ripetono. Proprio per evidenziare questi corsi e ricorsi, Salvatores ha ritrovato un report del 1912 sugli immigrati italiani, con le stesse parole che sentiamo sugli migranti di oggi, e lo ha usato per la requisitoria dell'avvocato del primo processo in cui è stata condannata a morte una donna negli Stati Uniti, e nella verità storica era un'italiana. Un bellissimo personaggio, forse un po' troppo moderno, ma reso assolutamente convincente dalla recitazione intensa e carnale di Anna Lucia Pierro, che ci ricorda come anche il tema attualissimo della violenza sulle donne purtroppo segue i corsi e ricorsi di Giambattista Vico. Naturalmente, accanto ai personaggi femminili ci sono altrettanto interessanti personaggi maschili, a partire dal comandante della nave con un problema, interpretato da Thomas Arana, al cuoco afroamericano di un coinvolgente Omar Benson Miller, che diventa amico del giovane protagonista Antonio Guerra, anche lui splendidamente diretto, e vi ricordo che non è così semplice dirigere i giovani attori. Dal direttore del giornale italiano a New York, Antonio Catania, che ci regala una gustosa caratterizzazione, la storia è bellissima, fino al poliziotto di bordo del sempre bravissimo Pierfrancesco Favino, che riesce a controllare il difficile equilibrio tra il ruolo ufficiale imposto all'epoca ad un uomo di prestigio a quello privato all'interno della famiglia. Un grande attore che è sempre piaciuto molto a Roberto. Il film è interpretato da un magnifico Pierfrancesco Favino. Pierfrancesco Favino è un personaggio, un italiano napoletano che però vive a New York. Lui si è studiato la pronuncia degli italoamericani di Brooklyn di quell'epoca, che è molto particolare, che dicono New York invece che New York, per esempio, ma con una grandissima attenzione. In effetti i risultati sono ottimi. L'ambientazione napoletana di questo film era abbastanza semplice. La nave era già più complessa, ma ricostruire la New York del 1949 era una vera impresa. È vero che adesso ci sono degli effetti speciali sofisticatissimi, ma non potete avere idea dei costi, dei tempi e del lavoro che richiedano. Soprattutto se si vuole evitare che i costi lievitino in maniera esponenziale. Quindi occorre sempre trovare le soluzioni migliori nel rapporto qualità-prezzo. In questo caso, essendo una favola, non occorreva un'ambientazione neorealistica e poi, oltre all'abilità di chi ha gestito la post-produzione, l'idea vincente è stata quella di ricreare New York a Trieste, nel senso che fino a 5 metri di altezza il porto, Little Italy e il resto sono stati ricostruiti accuratamente in modo da permettere agli attori di interagire con le scenografie, mentre poi tutto il resto è stato aggiunto in post-produzione digitalmente.
Uno degli aspetti che mi ha incuriosito e che mi ha spinto a fare questo film era l'idea di, così come Fellini se l'era immaginata a New York, di ricrearla in Italia però. E chi ha curato gli effetti speciali si è fatto uno studio molto approfondito sulla New York degli anni del 49 che non esiste più, rendendola credibile ma fantastica nello stesso tempo. Un lavoro complesso ma molto interessante perché ti fa capire come gli effetti speciali, se li usi in termini poetici o narrativi, possono essere un grande aiuto, ed è la maniera in cui mi piace usarli. E in questi luoghi veri o virtuali, gli scognizi protagonisti di questo film di formazione sognano di cambiare la loro vita e di essere autonomi con quella che a Napoli si chiama cazzimma, cioè la forza di voler andare avanti, di vivere comunque. E lottano per costruirsi un futuro migliore, che potrebbe essere diverso da quello che ci aspettiamo, anche se l'amore è sempre il motore trainante della storia. E prima o poi trovano sempre qualcuno disposto ad aiutarli. Insomma, una bella favola moderna, che non è però solo un film per famiglie. Grazie al suo messaggio di solidarietà, che qualcuno potrebbe anche trovare troppo buonista, ma Roberto non sarebbe d'accordo. Perché anch'io sono vissuto in strada, in un vicolo di Trastevere, ho trascorso la mia infanzia, cioè giocavo a pallone in strada e c'era questo microcosmo che era perfettamente funzionale. Pensate, questo l'ho capito dopo, che all'inizio e alla fine del vicolo c'era sempre una vecchietta che vendeva dei dolcini, delle liquirizie, delle cose di questo genere, dall'altra parte c'era un vecchietto che impagliava sedie, e qualunque estraneo arrivava all'inizio del vicolo c'era la vecchietta e diceva: che vi serve Giovanni, volete incontrare qualcuno? Dall'altra parte c'era il vecchietto che diceva: beh, dove volete andare? Vi serve di sapere chi abita qui? Tutte e due facevano una specie di filtro delle persone che arrivavano, e le mamme erano le mamme di tutti, perché se noi facevamo gazzarra, una mamma usciva con la paletta di legno che serviva a mescolare il sugo e colpiva, chi colpiva, era una mamma. Non è dice: ma se mia madre non mi può picchiare, no, picchiava tutti, e esattamente come se c'era da dare la merenda la dava a tutti, e qualunque cosa accadeva poi in questo microcosmo c'era la prostituta, lo sapevamo, era quella là, però gli altri la chiamavano la signora Lucia, e c'era il ladro che però rubava da un'altra parte, come una prostituta esercitava il suo mestiere, se lo esercitava da un'altra parte, e c'era il Sor Carlo che lavorava alle ferrovie e che ci dava gli orari dei treni, e c'era il Sor Olimpio che faceva l'infermiere in ospedale e che quindi se c'era qualche problema rimediava qualche medicina o qualche cosa, e c'era mio padre che aiutava la gente nelle pratiche burocratiche, c'era mia madre che andava in centro e guardava i modelli nelle vetrine, li ridisegnava e poi li dava alle vicine, e mia madre faceva anche le iniezioni gratis. C'era il Sorremo che la sera prima di chiudere il negozio, era il fornaio, legava il pane avanzato, ed è forse una dimensione dell'umanità che dovremmo ritrovare. Ho trovato un commento di Roberto che mi è sembrato particolarmente appropriato per concludere questa recensione. Vi prego di vederlo, perché ne abbiamo bisogno in questo mondo disperato, perché abbiamo bisogno di una fede, ma anche che sia una fede laica, ma bisogna credere in qualcosa, bisogna credere che il mondo non sia solo quello che vediamo, ma dobbiamo credere che il mondo possa essere quello che noi vogliamo. Spero vi sia piaciuto questo format e vi prego di postare i vostri commenti per poterlo migliorare. Grazie.